Quando si parla di auto sportive, i termini GT e turbo provocano una sensazione ben precisa, che è molto simile a quella provocata dalle parole minigonna e autoreggenti quando si parla di donne. La parola punto, invece, tende ad essere associata più facilmente a termini come supermercato o risparmio. Quindi, se uniamo la parola supermercato e minigonna, risparmio e autoreggenti, otteniamo un risultato privo di ogni senso. Nonostante queste parole non vadano apparentemente d'accordo, tutti i maschietti non possono fare a meno di alzare le antenne. La Punto GT Turbo è stata il simbolo di un'intera generazione e io mi sono voluto chiedere il perché. Perché ho voluto provare una Punto GT? È una macchina di nicchia, una macchina che interessa a una cerchia ristretta di appassionati. Ma io ho voluto provarla perché è una piccola automobile che mi è molto simpatica, scomposta, pericolosa, nevrotica. Di sicuro non è efficace, di sicuro non è una supercar, però affondando l'acceleratore il piccolo motore turbo è veramente cattivo. Le velocità che si raggiungono sono elevatissime e il fatto di essere coscienti, di stare dentro una Punto, prima serie, è terrificante. A me piace, a me diverte. È una macchina da anarchici. Sono sempre stato molto diffidente dai modelli come la Punto GT Turbo, perché sono cresciuto negli anni in cui la Punto era appena uscita e a me sembrava una scatola di alici. Però mi è rivenuto subito in mente, appena mi ci sono seduto dentro, il sapore degli anni 90, quando c'erano gli 883, quando la dance era ancora degna di essere chiamata dance, quando c'erano quei giocattoli, i gadgettoni che facevano andare su e giù i bambini. Bello, gli anni 90 erano proprio belli e questa li incarna. Erano gli anni 90, era un momento magico. Striscia la notizia, i cinepanettoni facevano ancora ridere. Io sono un po' di parte perché in quegli anni ero piccolino. Chi aveva la Punto GT Turbo erano i cattivi del quartiere, i ragazzi più grandi, quelli da ammirare e da imitare. Insomma, la mia simpatia per questa macchina è legata anche a queste cose qui. Mettendo da parte un attimo la mia malinconia degli anni 90, c'è da dire che non ho accettato di provare questa piccola turbo perché mi manca la Cuccarini o Festival Bar, e mi mancano. Ho deciso di fare questo test perché la Punto GT usciva di fabbrica con 133 cavalli su 1100 kg. Nessun problema, se non si pensa a che genere di auto produceva la Fiat in quegli anni. La prima Punto era costruita in lega di burro con rinforzi di pasta frolla. Il motore 1400 però, derivato dalla ultima 1 turbo, aveva una muscolatura molto ben definita e spingeva la GT oltre i 200 all'ora. La potenza non manca, non è la potenza che lascia a desiderare. Magari è il telaio, magari è le sospensioni, magari è come sta in strada. Quando si cerca di entrare in curva in modo prepotente, come la cavalleria suggerirebbe, perché con questa potenza uno si aspetterebbe di entrare in curva bello tosto, invece no, non conviene farlo. Anche su questo esemplare che ha un bel assetto, delle belle gomme e dei bei cerchi larghi e leggeri, non è consigliabile. Il modo migliore per guidare questa macchina è andarci molto cautamente in ingresso di curva e aprire tutto quando le ruote sono già dritte. Aprire quando le ruote sono ancora storte non è una buona idea perché vi trascinerà fuori dalla strada. È comunque un metodo di guida interessante, è comunque un metodo di guida che bisognerebbe conoscere. La Punto GT non era fatta per i circuiti, la Punto GT era fatta per affiancarsi a macchine ben più grosse e far vergognare la bionda seduta al fianco della Mercedes del figlio di papà di turno. A questo serviva la Punto GT Turbo e questo è veramente il suo lavoro.
il motore è molto corposo, ma il turbo lag è terribile. Il turbo si sveglia davvero oltre i 3000 giri, la macchina è già a metà contagiri quando il turbo si sveglia. Ed è figlia degli anni 80, si sente, pur essendo una macchina dei primi anni 90, si sente l'influenza della 1 turbo, un po' ammorbidita. Una cosa che mi ha stupito è l'impianto frenante, non l'avrei mai detto, invece sì, l'impianto frenante è superiore alla categoria come potenza, anche se questo modello ha un impianto un po' rivisto. Come durata no, avrebbe bisogno di freni baffati o forati almeno, perché la potenza dura poco, si pinza bene, ma il tempo di poche curve in staccata seria e la macchina comincia a soffrire, come è giusto che sia, nessuno si aspettava una cosa diversa, anzi la potenza mi ha stupito e già questo è parecchio. In staccata la macchina cerca un po' di capire dove andare, perché tu non hai abbastanza informazioni da darle, lei in cambio ti dà ancora meno, quindi diciamo che l'ingresso di curva è abbastanza un salto nel buio. Però poi c'è l'uscita e questa spinta, questa cattiveria anni 90, bello. Immaginavo che sarebbe stata importante in quanto a potenza e a spinta, e infatti è così. L'appoggio non è neanche malvagio, il problema è che bisogna saperlo ricercare, senza autobloccante e senza niente. Le sospensioni sono quelle che sono, fa un po' soffrire. Questa è la classica macchina con la quale vi trovereste a dare battaglia a macchine belle più grosse. Sul rettilineo riuscireste a fare la voce grossa, però poi all'arrivo delle curve bisognerebbe avere veramente un pelo importante per riuscire a reggere il passo di macchine come per esempio le Clio Williams, direi fuori portata. È comunque una macchina divertente, con tutti i suoi problemi, e a me piace. Mi piace perché non pretende niente e regala parecchie sorprese. E poi si sa che a noi maschietti è sempre piaciuta la potenza gratuita, grezza e selvatica, anche quando è fine a se stessa. È completamente insensata. Non ha senso questo motore su questa macchina, non ha senso. Nonostante la mia ormai nota altezza, io mi trovo comodo. Mi aspettavo, essendo gli interni gli stessi della Punto con cui mamma ci accompagnava a scuola, credevo di rimanere agganciato al volante andando a destra e a sinistra alle curve, invece devo dire di no. La nota dolente di questa macchina è la pedaliera e l'asta del cambio. Gli innesti sono incerti, la pedaliera non è ben disposta, quando si frena il piede arriva troppo in basso e non si riesce a recuperare per fare punta tacco, quindi in staccata bisogna adoperarsi molto più del necessario. Insomma, dal punto di vista di tester sarebbe un fallimento, ma dal punto di vista di quel ragazzo che è cresciuto in quegli anni per me è una vittoria. Ogni volta che si schiaccia l'acceleratore in curva, le due ruote davanti chiedono pietà, perché la potenza è decisamente superiore alle aspettative della macchina. Insomma, è tutta sbagliata, però a me piace. E questa è la conclusione.